Ed è in questo contesto immerso nella natura che vi do il buongiorno ed il benvenuti in questo nuovo video, un video fatto di vita semplice, autentica e lenta in campagna. Sarà probabilmente un video un po' diverso dal solito, molto più reale, più quotidiano, fatto di momenti veri e magari sarà anche proprio questo il bello di questo video, dove non abbiamo fatto grandi cose, ma vi ho portato semplicemente nella mia quotidianità. Credo che la magia e il bello di questo video sarà proprio nei momenti di quotidiana semplicità. Vi porto con me in questi cozy days in piena primavera in campagna. È sempre un piacere vedervi, spero che vi piacerà perché vi porto nei miei posti del cuore. Abbiamo fatto la spesa, è arrivato il momento di fare un bel dolce fatto in casa. Cosa molto primaverile, molto da campagna vibe, ci facciamo la crostata di marmellata insieme, ci proviamo, ma tanto abbiamo il bimbi che ci aiuta, quindi qualcosina di buono riusciremo sicuramente a farlo. Spero che venga bene, anche perché così poi la mangiamo in famiglia domani che facciamo il bel pranzo tutti insieme. Quindi volevo fare qualcosa di carino, facciamoci una bella crostata, vediamo come viene. Ok, dopo tanta fatica, questo è il risultato, una crostata brutta, ma speriamo che sia buona. Ciao ragazzi, buongiorno. Piccola premessa, avevo già filmato questa parte, ma io questa mattina sono decisamente ancora nel letto e ho parlato e non avevo nemmeno premuto il tasto registrazione, quindi buongiorno. Come sapete mi piace sempre fare i nostri momenti di catch up al mattino con una buona tazza di caffè, che sono quelle mattine in cui fai le cose un po' con calma e devi ancora iniziare la giornata, ma puoi prenderti un momento per semplicemente, non so, rilassarti e possiamo chiacchierare un attimino insieme e farci un momento di catch up. Tra l'altro questa tazza pazzesca della Nespresso che c'ha mia madre a casa mi sta piacendo tantissimo. Ogni volta che torno a casa dei miei genitori io devo fare la colazione in questa tazza perché è stupenda. Tra l'altro dovrei anche valutarla come tazza da comprare a casa mia a Milano, potrebbe essere molto carina. Anche se in realtà noi a casa abbiamo tutte quelle tazze super colorate di ceramica che mi piacciono tantissimo. Devo dire che 2 le abbiamo perse per strada, si sono rotte, sono durate praticamente 2 giorni dopo che le ho comprate, quindi sono anche in dubbio se ricomprarle o meno. Quindi non so se era forse un segno del destino che io non dovessi averle. Loro non mi hanno voluto, quindi non so se io voglio loro adesso. Comunque, a parte gli scherzi, volevo approfittare di questo momento di catch up perché questa mattina vorrei andare a fare un giro a Udine per cercare un libro, perché come sapete
sto cercando un attimino di riprendere la lettura. Di recente vi ho anche portato un po' una mini recensione di un libro che ho letto e devo dire che leggere quel libro mi è piaciuto tantissimo, e con l'idea di andare un attimino a ridurre il mio tempo davanti agli schermi, che tra lavoro, YouTube e il telefono io ci passo veramente tantissime ore, penso che la lettura possa essere un hobby molto carino, da prendere ovviamente a piccole dosi, perché io non sono assolutamente un lettore e non ho questa propensione alla lettura di mio. Però di recente ho letto questo libro che mi è piaciuto tantissimo, mi ha proprio anche emozionato, quindi è stata veramente una bella lettura, e ho pensato che integrare un po' a piccole dosi la lettura durante la giornata nei miei hobby, in questo periodo dove mi sento di voler un po' leggere di più, potrebbe essere qualcosa di carino. Ho cercato un libro che mi potesse piacere, oggettivamente non l'ho trovato, anche perché non voglio quei mappazzoni grandi così che non li finisci più, non essendo appunto uno abituato a leggere, vorrei qualcosa di più piccolo, di semplice, che praticamente mi dà soprattutto l'idea di fare dei progressi una volta che smetto di leggere. Quindi insomma dobbiamo andare a cercarci un libro e volevo fare un salto in libreria, e quindi vediamo se lo troviamo. Mi finisco il mio caffè, mi preparo e poi ci facciamo una bella passeggiata a Udine. Tra l'altro adesso che è primavera un bel giretto a Udine è sempre molto molto carino, e se riusciamo anche a trovarci un bel libro, perché no? Comunque buongiorno, mi finisco il mio caffè e ci aggiorniamo nel resto del video. No, vabbè, ragazzi, ma c'è una giornata pazzesca. Cioè, questo vi fa capire quanto io, prima di tutto, sia meteoropatico. Cioè, mi basta una giornata di sole per essere contento. Adesso, missione, trovare il libro. E voi mi direte, no, beh, l'idea è quella di fare una passeggiata, andare in libreria. Peccato che io non so dove sia. E questo vi fa capire un'altra cosa, ovvero quanto io non sia più abituato a vivere qui, perché non so dove sono le cose. Quindi siamo on a mission. Adesso cerchiamo la libreria, ragazzi, e ci facciamo anche una bella passeggiata perché c'è un sole pazzesco. Ok ragazzi, ce l'ho fatta, missione compiuta, abbiamo comprato un libro, tra l'altro vi devo assolutamente leggere tipo questa trama perché troppo io. Allora, a parte il dramma del non riuscire a trovare la libreria, che si vede che non vivo più qui perché veramente non sapevo letteralmente dove fosse, comunque siamo riusciti a prenderci il nostro libretto, io sono super contento. Ho preso questo qui, che è come sempre uno dei miei libri che sono ambientati in Giappone, a Tokyo, che mi piacciono tantissimo. Si chiama La libreria del venerdì ed è secondo me un libro interessante, a parte che adesso vi leggo di che cosa parla, perché quando ho letto questa trama ho detto no vabbè, devo assolutamente comprarlo. Praticamente all'interno di questa stazione ferroviaria di Tokyo esiste una libreria in cui circolano queste strane leggende, tale per cui tu quando entri riesci sempre a trovare il libro che stai cercando e di cui soprattutto hai bisogno in quel momento, anche se tu tipo non lo sai ancora. Troppo io tipo raga oggi che volevo prendermi un libro sono entrato in questa libreria e non lo so, questo libro mi ha parlato e quando ho letto questa trama ho detto totale io. E soprattutto il protagonista di questo libro entra in questa libreria appunto di venerdì, come il titolo del libro, la libreria del venerdì. E oggi indovinate che giorno è? È venerdì.
Quindi cioè questo libro praticamente mi ha scelto, era destino che io lo comprassi. È venerdì, avevo bisogno di un libro e questo libro parla appunto di questo, cioè dell'andare in libreria di venerdì ed entrare in questo posto dove per magia trovi sicuramente il libro di cui tu hai veramente bisogno, quindi magari lui sarà il libro di cui hai bisogno in questo momento, non lo so. Comunque ci siamo fatti questo girettino in centro super super bello, cioè raga c'è una giornata incredibile, è stupendo, non c'è una nuvola in cielo, c'era un sacco di gente, quindi che dire, spero che questa parte di video un po' udine vi sia piaciuta. Siamo andati anche da Zara Home a vedere se c'era qualcosina, non c'era nulla di che, ma ho trovato questo accappatoio che era troppo io raga, ovviamente l'abbiamo lasciato lì perché 80 euro non mi vedono da Zara Home a comprare un accappatoio per 80 euro, però era comunque tanta roba, un po' cottagecore, un po' campagna vibes. Bene, direi che comunque giretto in centro fatto, libro preso, abbiamo iniziato questa mattinata nel modo giusto. Io credo che non ci sia veramente momento migliore per iniziare a leggere un libro. Sono venuto a 5 minuti da casa mia e c'è questo parco incredibile, sono completamente da solo, immerso nella natura, non lo so, cioè sono quelle piccole cose che veramente fanno bene. Adesso mi leggo il mio libro ragazzi e spero che in questa parte di video io vi stia facendo venire un po' voglia di uscire di casa, andare a fare una bella passeggiata e se posso condividere ecco un messaggio con questo video e in questo momento è quello di esortarvi ad andare a fare una bella passeggiata, uscire di casa, andare a leggere un bel libro al parco, prendersi un momento per se stessi e farsi una coccola perché è veramente importante secondo me anche queste piccole cose, piccoli gesti proprio quotidiani di vita semplice, semplicemente proprio prendersi un momento per fare una passeggiata, prendersi un momento per stare da soli, per leggersi un libro o che sia veramente mettersi al parco su una panchina ad ascoltare la musica, tutte queste cose secondo me sono cose veramente molto molto importanti da fare. A volte magari tra la frenesia della giornata, della settimana o della vita lavorativa ci dimentichiamo di prenderci un momento appunto per noi, è molto importante, quindi ecco, spero che abbiate modo di prendervi i vostri momenti e quindi ecco, semplicemente volevo condividervi questo e spero che con l'arrivo anche della bella stagione voi riusciate a prendervi appunto dei momenti per voi stessi e magari passarli in mezzo alla natura, che fa tanto tanto bene. Comunque, a parte questo, io sto iniziando a leggere il mio libro, devo dire molto carino, vediamo come prosegue, però per ora tanta roba. Beh, questo video lo concludiamo in un modo veramente speciale perché quella sera sono poi andato a vedere il tramonto sulla cima di una montagna con delle mie amiche e quindi ho pensato che potrebbe essere proprio questa la chiusa perfetta per questo video per terminarlo proprio nel modo giusto. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, vi ringrazio come sempre per essere rimasti fino a questo punto e ci vediamo al prossimo.